Chitarristi, ciao! Eccoci qui con un nuovo appuntamento nel quale più che parlare dovremmo oggi suonare. Ma in proposito, prima lasciatemi aprire una breve parentesi sull'ultimo video postato, quello sulle individuazioni delle note sulla tastiera del nostro amato strumento. Pensavo che fosse un tema caldo, ma non così bollente. Infatti il video, rispetto ai miei miseri standard, ha avuto molte più visualizzazioni. Peccato che meno del 5% di coloro che l'hanno visto ha interagito con lo stesso, si sia iscritto al canale. Quindi se anche oggi siete qui o ci siete passati per caso, vi invito a farlo. Come dico sempre, per voi è un piccolo gesto gratuito per rimanere aggiornati se gli argomenti sono di vostro gradimento. Per me è importante per tentare di far crescere il canale e farsi notare dal famigerato algoritmo di YouTube. Comunque, innanzitutto volevo scusarmi per il volume del sottofondo musicale che disturbava il parlato e che in molti mi avete fatto notare. Alcuni in modi cortesi, altri con toni veramente poco urbani, ma in ogni caso ho poi ripostato il video eliminando questa problematica. Molti mi hanno detto che la musica di sottofondo proprio non ce la vorrebbero. A me fa piacere averla, certo sempre che non sia di disturbo come invece è successo in questo caso. La vedo un po' come lo stucco sulle piastrelle del pavimento, le unisce facendo risaltare, rendendo il pavimento più gradevole. Insomma, non so se la metafora sia calzante o meno, ma era per rendere l'idea. C'è chi mi ha ringraziato perché nonostante la semplicità della soluzione illustrata gli si è aperto un nuovo modo di vedere la tastiera cui non aveva mai pensato, e questo mi fa più che piacere. Nicola mi ha giustamente fatto notare un'imprecisione nel video quando parlo della sequenza numerica che avevo precedentemente lasciato, dove dico erroneamente che era 8 10 3 5 1 8 e non 8 3 10 5 1 8 come invece correttamente poi mostro sullo strumento. È proprio il caso di dire che stavo dando i numeri, però ne approfitto per ricordare, precisare che il mio scopo non è tanto quello di ricordarsi le sequenze numeriche che, come abbiamo visto, possono portare a errori, ma tramite i numeri dei tasti vedere le note. Come già detto, quando guardo il tasto io vedo la nota o simultaneamente vedo la nota e il numero di tasto. Lo scopo comunque è arrivare lì e non tenere in mente un sacco di sequenze di numeri. Spero che questo si sia capito dal video. E un'altra cosa importante che credo che veramente vi darà delle soddisfazioni, perciò ve la voglio ricordare, è quella, in assenza dello strumento, di visualizzare la tastiera con gli occhi della mente. Vi garantisco che non ve ne pentirete, quindi ogni tanto provate a farlo. Ancora nei commenti Massimo mi precisa che non devo dire manico, ma tastiera. Vabbè, ha perfettamente ragione. Dal canto mio penso che la tastiera sia così intimamente ed inseparabilmente connessa al manico, sul quale la mano si aggrappa per diteggiare, diventando un tutt'uno con lo stesso, che quindi penso che il concetto di manico in questo senso possa essere, per brevità, accettato, anche perché generalmente intendiamo per manico tutta quella parte che dalla cassa si estende con tutte le sue singole parti, supporto, paletta, tastiera, eccetera. In ogni caso condivido la precisazione, anche se so che mi capiterà sicuramente di errare ancora, quindi chiedo anticipatamente venia. Infine, il mio amico Fabio, che saluto, mi ha fatto simpaticamente uno scherzetto, mi ha fatto prendere uno spavento perché mi dice: guarda che hai detto un'inesattezza, la nota che indichi come si bemolle in realtà non è un si bemolle ma un la diesis. Mannaggia, gli dico, mi hai fatto prendere uno sciopone. Però poi, pensandoci, pur prendendo atto che stiamo parlando della stessa nota, che per l'equivalenza enarmonica può in effetti avere due nomi diversi, ho pensato che l'osservazione scherzosa, seppur detta in battuta per altro scopo, ha senso, ossia potrei parlare di un la diesis se fossimo ad esempio in tonalità di si, oppure sarebbe corretto chiamarla si bemolle se fossimo ad esempio in tonalità di fa o di re minore. E quindi mi sono domandato, potrebbe essere questo un argomento da approfondire? Cioè, ora che sappiamo riconoscere le note sulla tastiera, sappiamo quali sono le note appartenenti alle varie tonalità? Sarebbe il caso di provare a spiegarlo in maniera semplice, magari anche qui con l'ausilio di qualche, espediente che ne faciliti l'individuazione? Non lo so, se ritenete che possa essere di interesse fatemelo sapere magari nei commenti
che ci provo. Ed ora, fatte queste premesse, dedichiamoci al tema di oggi, sempre riguardante la mia esperienza sullo strumento e che come al solito volevo condividere con voi, ma prima, sigla! Nelle formazioni delle band in cui ho suonato durante il mio percorso musicale sono sempre stato l'unico chitarrista. A volte, oltre alla sezione ritmica, c'era anche il tastierista e a volte, come in quella attuale, a suonare oltre al cantante siamo in 3, basso, batteria e chitarra. In 3 devi cercare di rendere più cattiva che puoi la ritmica, più accattivante il groove, e appena la molli, magari per passare al solo, l'insieme tende un po' a svuotarsi, come è naturale che avvenga. Quindi quando suono, poi naturalmente dipende da brano a brano, cerco un po' di barcamenarmi tra l'una e l'altra parte nel mio intento, nel tentativo di rendere un poco più frizzante quello che sto suonando. Faccio un breve esempio per cercare di rendere l'idea con questo video. Ovviamente mi permetto di fare questo sui brani che lo consentono e non andando ad interferire con il cantato. Quando invece bisogna stare in bottega, belli abbottonati, ovviamente si sta tranquilli dietro il banco. Quindi per esercitarmi ed abituarmi a questo tipo di attitudine mi sono scritto degli esercizi dove appunto mischio un po' di ritmica con qualche solino, fraseggio, per poi rientrare sul tempo e riprendere la ritmica e così via. In questo caso ve ne propongo uno che ho scritto sul brano Tash, la band sono i ZZ Top, che penso che tutti conoscerete. In ogni caso ve lo mostro brevemente per non incorrere nelle ere di YouTube sul diritto d'autore. Nella fattispecie ho preso le prime misure della ritmica del riff, che guarda caso sono in tonalità di sol minore, e le ho intervallate con dei piccoli fraseggi al termine dei quali si rientra sulla ritmica per poi riprendere con il lick e via dicendo. Insomma, faccio prima a farvelo vedere. Questo è più o meno il BPM del brano, dico più o meno perché ci sono varie versioni a seconda del live rispetto al registrato, dove appunto le velocità variano, ma noi lo possiamo adeguare alle nostre esigenze, soprattutto nella prima fase di studio. Ve lo faccio ora rivedere a velocità ridotta
circa al 50%, 75 bpm. Allora, i primi due fraseggi, come si nota subito, sono sulla classica diteggiatura della pentatonica in forma di Mi, del Caged, e sarebbe quella classica. Io la faccio blues perché metto una nota blu, la blue note. Il primo prevede la discesa e la risalita, ve lo faccio brevemente vedere. Qui siamo in terzine di ottavi. Il secondo invece prevede la risalita dalle note più alte a quelle più basse. Viste così potrebbero anche sembrare banali, ma vi assicuro che fatte in velocità sul tempo del pezzo hanno il loro bel perché. E poi non dimentichiamoci che lo scopo nostro è di alternarle alla ritmica, di rientrare sul beat e di ripartire finché il tutto non ci venga in maniera abbastanza naturale e continua soprattutto. La terza frase è sempre sulla pentatonica, ma si muove orizzontalmente, collegando varie forme della stessa scala, tornando poi a chiudere sulla forma di E. In particolare parte su uno slide sulla forma di Re, per poi passare sulla forma di Do e infine di La, ritornando sulla forma di Mi. Ovviamente suonando non è che uno sta lì a analizzare le forme, uno suona perché vede le note sul manico. In poche parole la frase è questa. Si fa prima farle veloci che neanche. Poi quando suoni, cioè ti muovi sul manico senza star lì a pensare alle forme, però per impararle vi rimando al video che avevo precedentemente postato in merito, se può esservi utile. L'ultima frase è invece basata sull'arpeggio di Sol minore che si muove su tutta la tastiera. A me viene sempre da dire manico, infatti di solito si dice smanicamento, non stastieramento. Comunque dicevo, si muove su tutta la tastiera per creare un po' quell'effetto slide di fuga che forse poco c'entra con il brano in questione, ma è sempre finalizzato a scopo didattico. Ovviamente parlo sempre dal mio punto di vista. La frase è questa. Sono tutte note che fanno parte dell'arpeggio di Sol minore. Alla fine c'è questo tapping che prende sempre le tre note dell'accordo, quindi
in questo caso Sol, Si bemolle, Re, Sol, Re, Si bemolle, Si bemolle. Ricordiamoci che per imparare una frase, una scala, un lick, oltre all'aspetto che riguarda la sincronia delle mani, c'è anche quello del cervello, che si deve imparare la geografia delle posizioni e che ci aiuta poi a ritrovarle al momento del bisogno. Quindi bisogna armarsi di un po' di pazienza affinché quello che stiamo studiando venga assorbito da tutti i sensi coinvolti, soprattutto magari quando abbiamo una buona distanza tra le note, come nel caso del tapping, che bisogna subito andare a individuare le posizioni sia della mano sinistra che di quella della mano destra. Bene, direi che per oggi è tutto. Spero che l'argomento vi sia piaciuto, comunque anche se sono cose più che viste, per quanto mi riguarda ripassarle o studiarle ha sempre una grande utilità. Come dicevo prima, siccome questo esercizio me lo sono scritto con l'ausilio del software Guitar Pro, per chi fosse interessato metto gratuitamente a disposizione sia lo stesso file sul quale ci si può esercitare secondo tutte le possibilità offerte da questo programma, oltre alla base MP3 e dalla tablatura in formato PDF. Per averli vi basterà essere iscritti al canale, mettere un like e fare un commento qualsiasi, anche solo con un emoticon o altro come volete voi, al quale potrò rispondere inviandovi il link a cui scaricare, ripeto gratuitamente, il materiale in questione. Da musicisti e in particolare da chitarristi sicuramente saprete quanto tempo e lavoro ci voglia per redigere una partitura di questo tipo, anche se apparentemente abbastanza semplice, soprattutto perché io tento di farle come le vorrei trovare io quando acquisto corsi dai vari insegnanti online, dove se ti va bene a costi non certo irrisori, sui file Guitar Pro trovi solo la traccia della melodia, che spesso è difficile da collocare all'interno del brano oggetto di studio. Avere invece un minimo di arrangiamento ritmico, anche se rudimentale, dal mio punto di vista risulta molto utile allo studio delle parti, oltre che molto più gradevole e di sicuro meno noioso. È per questo che alcune delle partiture di alcuni brani che ho scritto, che sono un po' più complesse e che hanno comportato non giorni ma settimane di lavoro, le ho condivise su Patreon al costo simbolico di un paio di caffè, non certo per pura venalità, ma per avere un minimo di soddisfazione o riconoscimento che possa essere da sprone per continuare nell'impegno. Dico questo sempre con tutta l'umiltà del caso, anche perché il web è pieno di maestri, di chitarristi super, di venditori di corsi con cui non mi voglio certo misurare. Faccio questo per passione e pubblico cose che ho scritto o scrivo per me, a volte anche per qualcuno che me lo richiede e che in qualche modo ritengo utili allo studio dello strumento e che in effetti mi hanno permesso di migliorare un po' il mio percorso. Direi quindi che per oggi questo è tutto, spero che l'argomento sia stato di vostro interesse, se vi va ci si vede alla prossima puntata, buona musica a tutti, ciao!